Si è sempre pensato in questa mentalità, in questo pensiero, che le mani fossero legate alla longevità. E avevano notato l'importanza della mano nelle persone longeve. È raro che ci siano persone longeve nella tradizione cinese che non avessero manualità. Pensate qual è l'attività, una delle poche attività che ci dà, per manualità non intendo fare 10 ore, 8 ore questo movimento, o 10 ore, 8 ore che tra l'altro viene solo con la rivoluzione industriale. Nessun artigiano nei tempi antichi che faceva le scarpe, che faceva un vestito, faceva un solo movimento. È una cosa recentissima degli ultimi secoli. Faceva tanti movimenti. Ma pensate nella vita quotidiana, in questo mondo, in tutto il mondo, chi è che muove molto le mani? Ma tanto, in maniera complessa. I musicisti. Il flauto muove le mani in maniera molto complessa, non vi dico le tastiere, il guqin cinese, il guzheng che è come un'arpa, parlando delle cose cinesi. Qui si parla di longevità mentale, come diciamo sviluppo cognitivo. Il cervello, quello che noi siamo tanto orgogliosi, diciamo il nostro cervello è 3 volte quello delle scimmie. Ma sapete che la maggior parte di quel 3 volte in più non sono le emozioni, che invece ci rendono molto vicini ai mammiferi, agli animali, non sono le emozioni. No. Soffrono, piangono, hanno paura della sua... sono come noi, sono più simili, adesso si sa, con i neuroni specchio si sa, è interessante. Quello che ci rende questo cervello così grande e sono le mani. Chi di voi conosce l'homunculus? L'homunculus, spiegatelo, brevemente. Non fai spiegarla, è quella rappresentazione dell'uomo con le dimensioni delle parti degli arti in funzione dello sviluppo neuronale, no? Sì. E come è fatto questo homunculus? Ha delle mani enormi, cioè la zona dedicata al cervello è enorme. Noi abbiamo ingrandito il cervello molto anche per le mani. Guarda caso nelle antiche culture si dà l'importanza alla mano, perché non tutti suonano e quindi come facciamo? Abbiamo il Qigong e se proprio uno non suona e non vuol far Qigong, le palline. Fa girare le palle. Queste le ho prese in Cina negli anni '80, sono di un tipo di giada e se proprio sei uno che non ha voglia di fare un tubo, almeno fai girare le palle. Possiamo fare Qigong. Allora, cominciamo con la tigre. Logicamente facciamo solo le mani. Prima ancora però la tigre ci dice di portare energia a tutte e 5 le dita in maniera uguale. Che finché uno è sano non ha problemi. Una persona, diciamo, nel pieno del suo vigore, del suo essere giovanile, ma quanto ci vuole a congiungere le mani così? Il primo coccolone che abbiamo avuto non è così semplice, perché purtroppo non è così semplice congiungere anche solo le dita. Questo è l'esercizio che ci fa fare Zumò, che ha 83 anni. Quindi per una persona di 83 anni anche solo fare questo è interessante. I gomiti un po' aperti. Dopo aver congiunto le dita, spingiamo uniformemente le dita, sentendole tutte e 5 equilibrate, cioè che c'è energia in tutte e 5. Poi apriamo, spingendo a tutte e 5, spingendo con tutte e 5, chiudiamo, apriamo e chiudiamo. Questo ragazzo dice: ma che cosa mi serve? Anche tenuto conto dell'homunculus, come dicevamo prima, e poi soprattutto la sensazione che anche il mignolo sia forte come il pollice, che l'indice e il medio siano equilibrati bene. Ora con questa sensazione la tigre ha 5 dita uguali. Oh sì, 5 dita uguali. Rilassa. Tigre, rilassa. Tigre,
5 dita uguali, e rilasso. La tigre ci fa fare anche un pugno, che è un pugno normale. Tigre, il suo pugno. Perché è un pugno normale? È un pugno in cui il pollice chiude le prime 2 falangi, è un pugno in cui polso e braccio sono in linea, quindi il classico pugno, non con una nocca sporgente, non con la mano non in linea con il braccio, un pugno. La tigre ci fa come se dovessimo tirare una cosa. Quindi, rilasso. Sono equilibrate come prima le dita, il mignolo è forte come il pollice. I pianisti ci mettono una vita a rendere il quarto dito e il mignolo forti come le altre dita, non è così semplice. E rilasso. Un piccolo accorgimento, per noi la tigre è metallo, la tigre bianca è l'autunno metallo, quindi quando facciamo il pugno facciamo anche lavorare questa zona, il pettorale diremo noi, ma non è solo il pettorale, è come quando i gatti si arrampicano, è come quando i felini si arrampicano, è un modo di lavorare non così ma così. Qua. O come quando i bambini molto piccoli vi prendono un dito, se guardate, tiene molto forte per essere un bambino e vedrete che non è solo la mano che tiene, ma è questa zona qui. I bambini lavorano qua, come i felini.